esiste, non esiste. La storia non potranno mai cancellarla, anzi, facciano queste azioni, beh, vuol dire che crescerà di più il movimento. Io mi auguro, invito tutti di partecipare a non cancellare la storia e andare avanti, studiare, capire cosa significa essere comunisti, cosa significa essere compagni, cosa significa i centri sociali, combattere questo sistema che ci vuole distruggere tutti. Il 18 marzo 1978 i fascisti spacciatori di eroina, con la copertura dei servizi segreti, uccidono Fausto e Iaio. Processare gli esecutori, salvando i mandanti, e quelli che li hanno coperti entrambi, per noi è scandaloso e inaccettabile. Da sempre condanniamo questa giustizia così abile nel colpire migliaia di proletari e compagni che ribadiscono il loro profondo dissenso a questo sistema. Un sistema che ci colpisce nelle aule di tribunale, nelle piazze, ai posti di blocco. Noi sappiamo in questi giorni che il giudice Salvini, l'ultimo dei 6 giudici che si sono occupati dei fatti di Fausto Iaio, sta lavorando ancora molto sull'assassinio, sull'incartamento di Fausto Iaio, che è un altissimo incartamento, e che sempre di più, quello che sappiamo oggi, è che sempre di più, mentre indaga su Piazza Fontana, trova collegamenti con Fausto Iaio, quindi con stragi, depistaggi, servizi segreti. Oggi nel 94 la magistratura, possiamo dire che sta scoprendo una verità che è sempre stata patrimonio del movimento, sempre stata patrimonio nostro. Fin dalla notte stessa dell'omicidio, quando la polizia, dopo solo 2 ore, Fausto e Iaio erano ancora caldi, dopo solo 2 ore ha passato la notizia della morte dei 2 compagni e l'ha passata come regolamento di conti tra drogati, proprio tra drogati, per droga, per eroina. E fermava, la notte stessa ha fermato dei compagni del centro, pestandoli e perquisendo le case. Bene, quella notte stessa i compagni del centro sono scesi in manifestazione nelle piazze, nelle strade intorno al centro, arrivando anche fino al centro di Milano. E le parole d'ordine erano quelle che Fausto e Iaio erano stati assassinati dai fascisti per mano dello Stato. Quindi queste sono state le parole d'ordine della prima notte dell'omicidio, e sono le parole d'ordine che abbiamo tenuto poi dal 78 fino a quest'anno ancora. È una verità che noi abbiamo sempre saputo. Il giorno poi dei funerali in piazza eravamo in 100.000, 20 lavoratori, e i lavoratori erano tantissimi, anche se il sindacato non aveva indetto lo sciopero. Anzi, noi ricordiamo bene che molti lavoratori hanno perso il posto di lavoro perché si sono opposti a questo, sono scesi in piazza lo stesso, tutta la mattina, perché Milano era paralizzata da 100.000 persone in piazza. Beh, la novità che esce dalle indagini oggi non sta certo nella scoperta della verità, quindi, ma nella missione che Fausto e Iaio sono stati uccisi negli anni delle stragi, come i morti per strage, per opera di Gladio, dei servizi segreti, quindi dei fascisti, per la destabilizzazione. E soprattutto anche un'altra cosa, per tutti questi anni, oggi lo sappiamo bene, si è voluto tenere nascosto il collegamento tra lo spaccio dell'eroina e la destra fascista. Ma poi per quanto riguarda il processo, noi, così come il giudice Salvini, sappiamo ormai bene i nomi e i cognomi degli assassini. Non sappiamo però se ci saranno i 3 arresti, perché sono 3 di fatto proprio gli assassini, no? Oppure se tutto finirà con un'archiviazione motivata. Questo non lo sappiamo ancora. Possiamo dire con una frase che abbiamo usato anche nei nostri volantini, che il tempo della verità per Fausto e Iaio è arrivato, ma ci chiediamo, arriverà il tempo della giustizia?